Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Dopo aver compreso quali sono le problematiche che affliggono la storia russa in generale e la sua fonte primaria, e cioè il racconto degli anni passati, è giunto il momento di comprendere qual è la vera storia della Russia. Sappiamo che il racconto degli anni passati venne creato dall'archimandrita del monastero delle grotte Pechersk-Lavra di Kiev, Joasaf Krukovsky, nel XVII-XVIII secolo. È lui infatti che si nasconde dietro il presunto antico Nestore il cronista, a cui sarebbe attribuita la creazione della cronaca nel 1116. Risulta comprensibile anche il motivo della creazione di tale cronaca. Fu fatto per creare una narrazione che andasse a supporto dell'ideologia portata avanti dalla nuova dinastia filo-occidentale che salì al potere nella Rus', e cioè i Romanov. Siamo infatti nel periodo della riforma del XVI-XVII secolo, che si protrasse anche nei secoli successivi, e la storia dell'allora maggiore entità statale, e cioè la Rus' dell'Orda, doveva essere ridimensionata, fatta cadere nell'oblio o meglio eliminata. Nello specifico, questo progetto, per quanto concerne la Rus' stessa e la sua storia, venne portato avanti dalle famiglie nobiliari polacche, che al tempo controllavano Kiev, e Joasaf Krukovsky proveniva proprio da queste famiglie. Quello che abbiamo scoperto è che il racconto degli anni passati fu scritto sulla base di una cronaca che fino a quel momento rappresentava la maggiore fonte sulla vera storia della Russia, il cronista russo. Questo documento era molto popolare tra la nobiltà russa, nonché tra gli scismatici ed i vecchi credenti e tra la popolazione. Grazie a questa cronaca è possibile risalire alla vera storia della Russia, anche se bisogna porre attenzione, poiché non riuscì a sfuggire alla mano degli storici scaligeriani dei Romanov, che avevano il compito di eliminare ogni traccia possibile che potesse mettere in discussione la nuova versione storica appena introdotta. Nonostante tutto il lavoro di alterazione, però, molte informazioni sono rimaste intatte e nonostante non ne siano state prodotte molte copie, questo manoscritto riuscì a riemergere ed oggi è possibile consultarne il contenuto. Oggi andremo ad analizzare almeno i primi capitoli di queste due cronache, poiché già da essi è possibile scorgere le modifiche e le alterazioni fatte che hanno contribuito ad ottenere una falsa storia della Russia. Il racconto degli anni passati, che per comodità chiamerò d'ora in avanti semplicemente racconto, omette quasi tutti gli eventi della storia russa descritti nel cronista russo prima della conquista di Kiev da parte del principe Oleg, che in teoria sarebbe anche molto dubbia questa vicenda, minimizzando le informazioni sul periodo di Novgorod della storia russa. Secondo il racconto, infatti, la storia inizia con il fatto che i novgorodiani inaspettatamente invitarono i principi varangiani a governare su di loro. I varangiani poi persero subito interesse per Novgorod e si trasferirono a Kiev, quindi Novgorod viene messa in secondo piano a favore di Kiev, promossa come capitale della Rus'. In secondo luogo, invece del racconto messo sull'inizio della storia russa pre-Kiev, riportato nel cronista russo, il racconto degli anni passati pubblica descrizioni geografiche completamente superflue e non necessarie alla narrazione dei paesi e delle isole dell'Europa occidentale e sud-occidentale. Questo estratto venne ripreso dalla cronaca greca di Giorgio Amartola. Questa aggiunta fu messa con l'obiettivo di distrarre il lettore dirottando la sua attenzione, nonché tentare di conferire alla narrazione un carattere pseudoscientifico e presumibilmente enciclopedico. Al contrario, il cronista russo inizia a presentare la storia russa fin dalle prime pagine. La storia è presentata separatamente. Al contrario, il cronista russo inizia a presentare la storia russa fin dalle prime pagine. La storia è presentata separatamente nella prima parte del libro, intitolata Cronografo dalla creazione del mondo. A questo punto è doveroso fare una precisazione molto importante. La Kiev menzionata nelle cronache russe non è la stessa conosciuta da noi oggi. In realtà il quadro storico e geografico presente nelle cronache in generale, ed in questo caso quelle russe, era completamente diverso. Nel caso del cronista russo, la città di Kiev menzionata non è quella odierna presente sul Dnepr, ma la città di Kafa in Crimea, che oggi si chiama Feodosia, nome assegnatogli soltanto nel XVIII secolo. Era davvero una delle capitali più importanti dell'antica Russia, ma nonostante ciò nemmeno questa Kiev fu la culla dello Stato russo, poiché lo Stato russo sorse sul Volga, a Galich Kostroma, Jaroslav e Kostroma, ma questo lo vedremo più avanti. Come sappiamo, il problema geografico è molto importante. La geografia che abbiamo ereditato da libri dall'attuale versione storica non è la stessa che era presente prima della riforma. Molte città diverse venivano chiamate con dello
stesso nome, una sola città poteva essere chiamata con più nomi diversi, e questo vale anche per Kiev. Oltre alla città di Cafa in Crimea, come accennato prima, anche Zargrad sulla sponda orientale del Bosforo nelle cronache russe era chiamata Kiev, oltre che Gerusalemme, Troia, Nuova Roma. Immaginate un editore più tardo che si ritrova tra le mani una cronaca antica dove una città viene chiamata con nomi diversi, eccetera. Può generarsi facilmente molta confusione, oltre alla distorsione deliberata attuata da riformisti che hanno modificato quasi totalmente la geografia antica. Tornando ora alle cronache, iniziamo a vedere cosa narra all'inizio il cronista russo. Perdonate se in alcuni punti la traduzione non è il massimo. Il cronista brevemente sulla terra russa, da cui provenivano le tribù del popolo russo e slavo, e perché vengono chiamati la Russia e gli slavi, e sulla creazione della grande nuova città, e da dove proveniva la famiglia dei principi slavi. Cominciamo qui dal principio, che è questo: da tempo immemorabile Dio ha creato il cielo e la terra. La terra era invisibile e disadorna, e l'oscurità era in cima all'abisso, e lo spirito di Dio era portato sopra l'acqua, e così via. Da Adamo al diluvio ci sono 2242 anni. Dopo il diluvio e dopo Noè le persone cominciarono a moltiplicarsi sulla terra. I figli di Noè, Sem, Cam e Jafet, divisero l'intera terra in 3 parti, e la loro sorte cadde. Sem il paese orientale, Cam il paese di mezzogiorno, Afetu, Jafet il paese occidentale e notturno, ma ancora vivo. Tutti insieme la bocca è una e la voce di tutti è vana, così che costruiranno per se stessi una città e un pilastro, la cui altezza raggiungerà il cielo ogni lingua, e così è stato sentito in tutti i paesi. Ora vediamo come inizia il racconto degli anni passati. Questo libro è un cronista. La storia degli anni passati del monaco del monastero di Feodosiev Pechersk, da cui proveniva la terra russa e che in essa iniziò il suo primo regno. Cominciamo questa storia. Dopo il diluvio i 3 figli di Noè divisero la terra, Sem, Cam, Afet e Iasia. A est di Simovi, di seguito è inserito un elenco delle terre dell'est preso in prestito dalle opere di Giorgi Amartol. Kamovi Iasia è la parte di mezzogiorno, qui è inserito un elenco delle terre della parte di mezzogiorno, cioè della parte meridionale. Afetov è un paese di mezzanotte occidentale, qui è inserito un elenco di terre popoli di mezzanotte, cioè terre settentrionali e occidentali. Sem, Cam e Jafet, dopo aver diviso la terra e tirato a sorte, non hanno trasgredito la sorte dei fratelli a nessuno. E ho vissuto ciascuno nella propria parte, sono diventato una sola lingua, divenne un uomo che si moltiplicò sulla terra e pensò di costruire una colonna verso il cielo e una città vicino a lui, Babilonia, e avendo creato il pilastro in 40 anni non è stato completato. Il Signore Dio scese per vedere la città e la colonna, e il Signore Dio disse: ecco, c'è una razza e una lingua. E il Signore Dio mescolò le lingue e le divise in 72 lingue, e sparsi per tutta la terra. Quando la lingua si mosse, Dio comandò che la colonna fosse distrutta da un forte vento, e ne rimanevano dei resti, il confine tra Asher e Babilonia, ed era alta 5433 cubiti e larga. Durante l'estate conserviamo molti resti. Dopo il posizionamento del pilastro e la divisione della lingua, i figli di Set ricevettero i paesi orientali, i figli di Cam i paesi di mezzogiorno, e i figli di Afetov i paesi occidentali e quelli di mezzogiorno. Da questi 72 la lingua divenne la lingua slovena, e dalla tribù degli Afetov vengono chiamati i Norci, che sono sloveni. Confrontando l'inizio del cronista russo con quello del racconto degli anni passati, si scopre chiaramente che il creatore del racconto aveva davanti a sé il cronista russo, che ha rivisto per adattarlo agli ordini politici. Ad esempio, nel cronista russo viene menzionata solo una città russa, Veliki Novgorod, mentre nel racconto, invece di Veliki Novgorod, non viene menzionata nemmeno Kiev, ma il monastero di Kiev Pechersk Lavra, in cui la figura che si presume stia scrivendo nel 1116 scrisse questa cronaca. Dal punto di vista formale non importa dove si trovasse esattamente l'autore al momento del lavoro, ma la menzione del monastero di Kiev Pechersk Lavra è stata fatta per indicare in modo discreto che il luogo in cui è stata scritta la cronaca degli anni passati era la Kiev odierna. Come sappiamo, quello scrittore era proprio Joseph Krokowski, archimandrita del monastero delle grotte di Kiev, Pechersk Lavra, nel XVIII secolo. Con questo trucco, quindi, il compilatore del racconto fa un passo verso il suo obiettivo, indicare Kiev invece di Veliki Novgorod, cioè la grande nuova città, come il centro della Russia. È importante notare che il cronista russo, secondo le antiche regole della cronaca, inizia la sua narrazione con la creazione del mondo. Il compilatore del racconto degli anni
anni passati salta questo frammento necessario per l'etichetta letteraria e passa alla divisione del mondo tra i figli di Noè. È interessante notare che se il cronista russo è laconico ed evita le ripetizioni, allora il monaco di Kiev inserisce ciò che è già stato detto sopra. Ad esempio, ripete più volte in quali parti del mondo sono andate a Sem, Cam e Jafet. Ovviamente questa è la prova della negligenza degli estensori del racconto degli anni passati. Dopo la storia del pandemonio babilonese, il cronista russo passa immediatamente alla storia russa stessa. In 8 pagine, con molti dettagli, viene delineata la storia dell'insediamento della Rus da parte dei discendenti di Sloven e Rus, immigrati dalle rive del Mar Nero. Racconta la costruzione delle prime città russe, Slovensk la Grande, Rusa e Straraja Rusa, Veliki Novgorod. Si formò un paese enorme, inclusa la Siberia occidentale. Si parla di campagne militari russe nel Mediterraneo e in Egitto. Sloven e Rus vivono tra loro in grande amore e il principe lì gli ha conquistato molti paesi. Secondo loro, i loro figli diedero i loro principi secondo le loro tribù e ricevettero per sé gloria eterna e molte ricchezze, con la spada e l'arco. Possedendo i paesi settentrionali fino ai limiti del Mar Artico, intorno alle acque gialle verdi e lungo i grandi fiumi e oltre le alte invalicabili montagne di pietra del paese, raccomandando Skir, che è la Siberia, lungo il grande Ob, e alla foce del fiume Belovodnaia, e poi ci fu grande timore nei paesi egiziani e nei paesi ellenici e barbari. Poche pagine più sotto il cronista russo elenca i vari nomi dei popoli che discendevano dalla Rus e dagli Sloveni e abitavano le vaste discese della Russia, e ciascuno era separato dalla sua famiglia secondo la larghezza della terra. Allo stesso tempo, a differenza del racconto degli anni passati, il cronista russo non divide i popoli slavi in buoni e cattivi, li elenca semplicemente, sottolinea che la tribù dei Poliani è in realtà polacca. L'autore di Kiev del racconto, rivedendo il cronista russo, cambia completamente l'approccio alla presentazione del materiale. Invece della storia originale degli antichi slavi, fornisce un lungo elenco di tribù slave, dividendole in buone e cattive. Poi compaiono cose ancora più ridicole. Questo elenco inizia semplicemente paradossalmente con alcune persone non religiose che sono slave. La parola gentili è usata in modo del tutto inappropriato. In altri elenchi del racconto degli anni passati, in particolare nell'elenco della resurrezione, invece di non credenti è scritto norci, cioè residenti di Norik, chiamati Norit, che sono l'essenza di Slovenia, oppure in russo chiamati Noriks, che sono gli slavi. Qui, secondo le regole della lingua slava ecclesiastica, le consonanti R e C si alternano, Norik, Norzi invece di Noriki, ma anche Norik veniva chiamata una parte dell'Austria e Noriani rispettivamente erano gli austriaci, quindi secondo l'autore del racconto anche gli austriaci sono slavi. L'autore dell'elenco Radzivilov, cioè il racconto, sottolinea: da questi 72 la lingua divenne la lingua slovena, ma dalla tribù di Afetov, cioè Jafet, vengono chiamati infedeli, in altri elenchi norci, l'essenza dello sloveno. Dopo molti tempi l'essenza della Slovenia si è depositata lungo i Dunaevi, dove si trovano la terra di Ugor, gli ungheresi, e la terra bulgara. Da quegli slavi si sparsero per la terra e furono chiamati con i loro nomi, dove si stabilirono e in quale luogo, cioè presero i nomi dai nomi dei luoghi in cui si stabilirono. Quello che segue è un elenco degli slavi nel seguente ordine: Moravi, coloro che si stabilirono sul fiume Morava, Cechi, croati bianchi, serbi o rutani. Poi c'è una storia su come i Volot arrivarono nelle terre degli slavi del Danubio e iniziarono ad opprimerli, motivo per cui alcuni slavi lasciarono il Danubio e si stabilirono sul fiume Vistola e furono soprannominati polacchi, chiamati Poliani nel racconto. Segue un lungo elenco dei diversi popoli slavi e sempre nel racconto degli anni passati scrivono: lo sloveno si sedette vicino al lago Ilmen, fu chiamato con il suo nome e fondò la città e la chiamò Novgorod. E infine l'elenco è completato dagli slavi chiamati Severa, che si stabilirono sui fiumi Desna, Semi e Sule, e i drusiani cavalcavano lungo il Desna e lungo il Semi e lungo la Sula e chiamavano il nord, e così la lingua slovena cadde in rovina, motivo per cui divenne nota come alfabetizzazione. Il racconto degli anni passati in generale ripete ciò che è scritto nel cronista russo. Gli slavi si stabilirono in tutta la terra, lasciando le rive del Mar Nero, e ricevettero nomi diversi per i luoghi in cui si stabilirono. Inoltre in entrambi i documenti è indicato che i Poliani sono polacchi.
Tuttavia c'è una grande differenza. Nella cronaca russa gli slavi che lasciarono le rive del Mar Nero si stabilirono prima sul lago Irmer e sul fiume Mutnaia, cioè il Volga. Costruiscono lì la loro capitale principale, Slovensk la Grande, non lontano dalla quale in seguito sorgerà Novgorod la Grande. E solo allora, già da Veliki Slovensk, gli slavi si stabilirono nelle vaste distese dell'Eurasia, compresa la Siberia, acquisendo vari nomi e titoli. Il racconto degli anni passati narra una storia diversa sull'insediamento slavo. Tutta l'attenzione dell'autore è rivolta agli slavi occidentali e sudoccidentali. Gli slavi di Veliki Novgorod vengono menzionati brevemente, senza la dovuta attenzione. Secondo il monaco di Kiev, gli slavi occidentali si stabilirono direttamente dalle rive del Mar Nero, dall'Ungheria e dalla Bulgaria. Veliki Novgorod, invece del punto di partenza dell'insediamento slavo, sembra essere un luogo di residenza provinciale di un'unica insignificante tribù slava, che tuttavia non ha cambiato il suo nome Slavi in qualcos'altro, e questo è davvero strano. Bene amici, ormai siamo prossimi a scoprire quella che potrebbe essere la vera storia della Russia. Il confronto dei capitoli iniziali delle cronache non lascia dubbi sul fatto che il racconto degli anni passati sia nato sulla base del cronista russo, alterandone la natura degli eventi. Come abbiamo capito, la madre delle città russe fu Slovensk la Grande, probabilmente l'odierna Kostroma, e non la Kiev che tutti conosciamo, e da lì gli slavi si stabilirono nelle vaste terre dell'Eurasia, compresa la Siberia. Per ora è tutto, grazie mille per aver guardato il video, lasciate un mi piace per supportare gratuitamente il canale, commentate per farmi sapere la vostra ed iscrivetevi azionando la campanella, se ancora non lo avete fatto, per essere sempre aggiornati e non perdervi i futuri video. Grazie ancora e a presto!